Mettiti comodo, benvenuto. Ah, non sapevo che ti interessasse l'audio. Io stavo facendo delle riflessioni sul suono, riflettevo sui riflessi. È una cosa epica riflettere sui riflessi, hai capito? Come stai? Allora, vuoi una birra? Io stavo giusto bevendo una birra. Spillata. No, bisogna spillarla la birra, altrimenti rimane troppo. Vuoi un po'? Non vuoi la birra? Ti va un caricabatterie? Mettiamo un caricabatterie. Tieni, prego, pigliati il caricabatterie che ti fa bene. Questa deve essere energia nucleare, buonissima, di prima qualità. Con quello che l'ho pagata, mi è arrivata la bolletta l'altro giorno, mamma mia. Allora, parliamo di cose serie. Allora, se stai facendo voiceover, intanto il suono lì deve essere perfetto. Chi fa voiceover alla cacchio, soprattutto se non sei una voce famosa, come me per esempio, che posso anche fartelo sul telefono, tanto il cliente è contento della mia voce così come viene. A parte gli scherzi, il suono deve essere perfetto. Nel voice over proprio non ci devono essere riflessi, deve essere molto pulito. Senti che ci sono anche qui, vieni qua. Ti faccio sentire una cosa. Se io sto più vicino al microfono, siamo vicini adesso, mi senti, no? Questo è il microfono, ok. Ti ho toccato il microfono, scusa la confidenza. Allora, se i riflessi sono dati dagli ambienti e il suono che va avanti e indietro. Se io gli metto una coperta sopra, senti subito che i riflessi se ne sono andati. È chiaro? Siamo sotto a una coperta. È una cosa porca questa qui. Ma sei un telefono, non sei il mio tipo. Quindi, capito? E quello che adesso faccio è un check di alcuni microfoni in questo ambiente per sentire quello che sente un po' meno gli ambienti, perché questa cosa degli ambienti e dei microfoni da usare negli ambienti è quando si va in ferie, serve a quello, sì. Perché lo speaker va in ferie ma si porta sempre un microfono perché qualcuno che ti chiama e gli serve un voice over urgente c'è sempre. E quindi ti serve un microfono che raccolga poco l'ambiente. Faccio delle prove sia per sentire la differenza tra microfoni a condensatore e microfoni dinamici, salvo i file, me li porto in studio e lì faccio l'ascolto, perché il problema è che quando sei sul posto, mentre stai facendo le cose, non lo senti il suono che stai facendo, cioè ne hai un'idea, se hai una certa esperienza sai come uscirà, ma non lo senti, quindi non riesci a calibrarlo, perché sei abituato a sentire quel suono lì, per cui metti una tovaglia sopra la tua testa, pensi che, cazzo, ho risolto, no. Quando mandi quel suono al fonico, il fonico ti becca tutti i riflessi che tu non hai sentito perché il tuo orecchio non li sente, il tuo cervello li aveva già cancellati, tutti quei riflessi vicirizioni che c'erano lì, capito? Dai, cominciamo, andiamo. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i miei viaggi di ricerca. Una missione senza scopo di lucro attraverso gli sconfinati spazi della produzione del voice-over. Con coraggio e determinazione, sfruttando tutto quello che il caso e la tecnologia disponibile ti offrono, per andare alla ricerca dell'angolo più adatto alla ripresa microfonica. Voice over, spot, doppiaggio de noartri. Perché per fare certe cose ci vuole la stoffa, quella di un piumone e uno stand di biancheria. Spazio. Ultima frontiera. Salve, va tutto bene?
Volevo dire che sono contento che il tuo spirito sia ritornato nel tuo corpo e non sia più nel mio. Non trovi divertente che ci si possa scambiare lo spirito e non le scarpe? Salve, va tutto bene? Volevo dire che sono contento che il tuo spirito sia ritornato nel tuo corpo e non sia più nel mio. Non trovi divertente che ci si possa scambiare lo spirito e non le scarpe? Salve, va tutto bene? Volevo dire che sono contento che il tuo spirito sia ritornato nel tuo corpo e non sia più nel mio. Non trovi divertente che ci si possa scambiare lo spirito e non le scarpe? Spock, dice Spock. Per tutto il film lo chiama Spock. Quindi non si capisce se è Spock, perché il suo vero nome sarebbe Spock, ma qui in tutto il film lo chiamano Spock. In questo episodio invece, chiaramente l'adattatore ai dialoghi ha sentito la versione americana e ha detto cosa dice Spock, perché è una questione di come lo senti. Guarda, senti, Spock. Spock, Spock, Spock. Ma è come quando dice love, noi diciamo love, ma loro dicono love. La loro A è aperta, A, come Atranto, hai capito? Ho rivisto il dialogo perché, un pezzettino, perché non mi torna che lo chiamino Spac, proprio Spac, hai capito? Allora l'ho fatto così, vediamo, poi lo facciamo la prova per sentire le stanze, stavolta usiamo altri 2 microfoni per avere idea di come suonano qua dentro, senti che c'è un sacco d'ambiente, no? Allora se stai facendo il doppiaggio, come si chiama? Il fan dub, se stai facendo il fan dub nella tua cameretta, forse suona meglio che non nel salotto, o forse devo usare una tenda, mettermi dietro, dopo faccio la prova così. E adesso imparo il dialogo, è così. Spac, posso chiederti una cosa, ma tu, sii sincera, mi chiamava Spock, capitano, ma si tratta di mio fratello, stai dicendo che hai preso tu il suo posto qui? Negativo, io sono Spock e Spock allo stesso tempo. Ci sta nei tempi, ci sta. Adesso la provo. Ho una Evo 4 perché l'altra scheda l'ho dovuta dare a mia figlia e quindi ho una Evo 4, ma funziona bene, sai, la Evo 4. L'unica cosa è che nella Evo 4 è meglio stare a meno 18 dB di sicuro, quindi non ho compressori, non ho niente, e quindi adesso sto facendo i livelli. E sai che nella Evo 4 c'è quella cosa per cui tu... si vede qualcosa qui? Allora, premi il pulsantino verde, gli dici su quale canale fare il controllo e poi fai la tua performance e lui sa che cosa deve fare. Quindi io premo il pulsantino verde, dico adesso fai il controllo sul 2, premi di nuovo il pulsante verde e lui comincia a calcolare quello che... Spock, posso chiederti una cosa, ma tu... Sii sincero. Mi chiamava Spock, capitano, ma si trattava di mio fratello. Stai dicendo che hai preso il suo posto qui? Negativo, io sono Spock e Spock. Allo stesso tempo. Spock, posso chiederti una cosa, ma tu... Sii sincero. Mi chiamava Spock, capitano, ma si trattava di mio fratello. Stai dicendo che hai preso il suo posto qui? Negativo, io sono Spock e Spock. Allo stesso tempo. Si sente l'ambiente, non c'è niente da fare, capito? Se io parlo con questo e poi gli metto dietro anche questo. Vediamo se ci riesco, Gli metto lo shield dietro e gli sono sopra con la coperta. Ecco che a questo punto probabilmente il microfono ha un suono un pochettino più decente, però l'ambiente un po' lo prende lo stesso, ma c'è un piumone sopra, c'è un caldo qua sotto che si crepa, E se lo faccio senza lo shield, questo è senza lo shield e questo è con lo shield. Quindi c'è lo shield e la coperta e questo è senza lo shield e solo la coperta. Shield, conchiglia. Questo è il grande accrocchio. Ho le cuffiette, proprio le cuffiette quelle al telefonino, ok? Non uso il loro microfono, naturalmente sto usando, ti faccio vedere, questa schedina qui della Shure che è collegata a un iPhone di quelli che non hanno l'USB-C
E poi c'è questo che è il microfono, ok, lo Shure. Adesso quello che cercherò di fare con una mano e anche tutto il resto è di tenere in mano questo e muovermi dal salone, dove abbiamo sentito che c'è un sacco di rumore, alle camerette. Andiamo nelle camerette. Allora, c'è nessuno oggi, quindi posso stare tranquillo. Bene, siamo al buio qui perché è ancora tutto chiuso. Vediamo se si può fare un voice over dentro alla stanzetta. Salve. Allora, dunque, ecco, ci mettiamo l'antipop, uno Shure SM58 che eventualmente posso usare per fare delle cose qui, ma mi serve una coperta, perché è la mia coperta. Ah, il piumone, vedi? Ha una grande utilità il piumone, perché tu sei nella cameretta, eri in vacanza, ti hanno chiesto di fare una voce, devi fare qualcosa, e allora ti porti questa roba, hai capito? Cioè, chiedi alla zia di tenerti aperto, cioè sopra la testa questo, perché altrimenti non hai le mani per leggere. Si legge con gli occhi, però le mani servono per tenere in piedi il coso per leggere, capito? E non so, questo è un SM58, qui in questo momento io sto facendo un voice over. Questi sono i viaggi di zio Paolo Trek per andare in luoghi mai esplorati finora. Che ne so, hai capito? E io mi sono messo nella cameretta con la tenda sopra, cioè ho fatto un TP praticamente, ok? Ma metti che tu voglia farlo, tu non so, no, ma io ho preso il Rode NT1A. Ah sì, vuoi provare con il Rode NT1A? Facciamo una prova. Oh, questo è carino. Questo, cavolo, suona bene questo. Questo è il Rode NT1A, quindi sono passato dallo Shure, che poi è uguale, identico al Samsung, l'altro Samsung, poi ti faccio sentire la differenza tra questi due in studio, così, tanto per capire come suonano, perché ha anche l'USB l'altro microfono. Ma io di fatto sto usando questa Shure, quindi potresti usare qualsiasi scheda audio che abbia l'attacco all'iPhone o al telefonino. Io sto usando un iPhone o iPhone, quello lì, e col suo cavetto direttamente, quindi la alimenta, devi scaricare un'applicazione, nel mio caso, e poi registrare. Nel mio caso perché loro hanno anche questa applicazione che ti registra i video con la sicurezza che tu stai usando la loro scheda audio come fonte di ingresso, altrimenti potrebbe usare il microfono interno del telefono e non hai ottenuto il risultato che volevi, ok? Allora, questa macchinina ha la possibilità di cambiare le equalizzazioni del microfono. In questo momento lo sto alimentando 48 volte. Lo mettiamo flat. Oh, flat mi piace. Siamo flat, non abbiamo compressori, non c'è niente, è esattamente così come entra. Quindi questo è il suono pulito, puro del microfono Rode NT1A, che io di solito non amo particolarmente in studio, però è molto silenzioso, senti che non fa rumore. Vediamo un attimo se posso alzare il volume della mia cuffia, perché così sono un po' più sordo dopo. Perdiamo qualche altro dB e soprattutto qualche altra frequenza. Sono dentro una cameretta, come vedi, cioè, dietro di me c'è il mondo, ok? Davanti al microfono non c'è niente, c'è il mio coso, il mio portaoggetti, ok? Proprio è così com'è. Sei dove sogno, ok? Quindi questo è il suono del Rode all'interno di una camera da letto. Prima hai sentito che cosa accadeva dentro a un ambiente senza neanche un pezzo di stoffa. Qui invece ci sono i miei abiti, c'è il letto, c'è tutto, ed è una camera da letto, che normalmente è un po' più silenziosa, un po' meno riverberante rispetto a un bagno, a una cucina oppure al salotto, dipende che tipo di salotto hai, se c'hai tutte le tende stile arabo è un'altra storia. Qui invece cemento, vetri e questa roba rimbomba. E questo microfono di là non è che avrebbe funzionato bene, dopo mi sposto di là e tu sentirai la differenza nel passaggio dei vari ambienti, ok? Quindi l'ambiente serve prima del microfono, se tu hai l'ambiente il microfono suona poi bene. Se prendi un buon microfono, fai suonare in un cesso, dopo ci andiamo.
Spock. Perché ti chiamano Spock? Se io ci metto questo sopra... A questo punto col cacchio che leggo quella roba lì con le mani impegnate, me la devo ricordare. La mia memoria è quella di un pesce, quindi... Cosa stavo leggendo prima? Spock. Spock. È troppo alto, vedi il livello. Il livello del microfono è alto. Devo abbassare il gain. Spock. Sono molto vicino al microfono. Spock. Vado in distorsione. Sto facendo poop, non puppo. Ok, altissimo il livello, Prendiamo un setup da... Ecco questo qua, che è un po' scalda. Senti che bello. Ciao, sto facendo un voiceover nella cameretta. E ho sulla testa un piumone. Fortuna che non è estate, altrimenti non potevo fare il voiceover. Svenivo direttamente. È inverno, e quindi i voiceover si fanno d'inverno nella cameretta, con un piumone sulla testa. Sempre ammesso che questo non crei risonanze strane. Effettivamente, nelle cuffiette io lo sento, poi in studio dopo lo sento meglio. Se tolgo questo, salve, sto facendo un voiceover nella cameretta, senza il piumone. Questo è il voiceover estivo. Cioè, in pratica, questo è il voiceover invernale, quando c'è un freddo becco e non puoi tenere acceso il riscaldamento, e questo invece è il voiceover estivo, quando c'è un caldo della miseria e il riscaldamento resta acceso e non lo puoi spegnere. Hai capito? Ma se io mi sposto da qui, vediamo, devo riprendere, perché l'accrocchio non è mica piccola, c'è la scheda audio, ci sono 3 cavi collegati, c'è il microfono e il portamicrofono, quindi io adesso prendo tutta questa roba e così. Dunque, aspetta che chiudo questo lo metto qua di dietro. Naturalmente il telefonino è in modalità aereo, perché altrimenti cominceresti a sentire dei boh. Allora adesso facciamo un giretto, facciamo il tour della casa. Vediamo. Io sono nella cameretta, ok? Mi sono spostato. E dalla cameretta io mi sposto e sono in un corridoio. Il corridoio ha una differente... E senti, si comincia a sentire già molto di più l'ambiente. Adesso vado in un bagno. Salve, sono in un bagno. Questo è un bagnetto. Si sente la differenza, vero? Ci sono le piastrelle. E le piastrelle fanno questo effetto, ok? Quindi non puoi andare a registrare, ti pigli un Neumann, poi vai a registrare nella cameretta. Andiamo qui. Questa è un'altra cameretta, più piccola. Senti la differenza. Sarà perché c'è lui? Ciao, di ciao agli amici. Ciao amici. Sta mangiando la carota. Sì, capito? Questo è un ambiente, questo è il corridoio di prima. Ora vado di nuovo nel salone dove eravamo prima, dove abbiamo fatto le prime prove. E come senti? Anche qui di rumore ce n'è tanto. Quindi la scelta che devi fare in base a quello che puoi permetterti è se andare in uno sgabuzzino. Dici, ma se vado in camera davanti a un armadio? Sì, potremmo fare anche questa prova. Andiamo a vedere. Questa è una camera. È tutto buio. C'è qualcuno che dorme qui? No, c'è nessuno che dorme oggi. Sono tutti andati a fare la spesa. Allora, vediamo. Se io apro... È un casino qui. Ho tutte e 2 le mani occupate. Mi servirebbe una terza mano, la famosa terza mano. Una cosa per onanisti. Allora, andiamo qui. Eccomi qua. Allora, questa... In questo momento io sono all'interno, a metà, proprio in mezzo alla stanza, ok? Ora vado tra i vestiti. Mi sono messo tra i vestiti. È cambiata molto la cosa? Sì, come vedi, è cambiata. Se io sto qui, oppure sto di spalle, cioè i vestiti ce li ho davanti a me, la cosa cambia un po'. Perché? Perché di spalle, naturalmente, sto tenendo in mano il microfono prende il suono dove sono io. Guarda me, non vede alle sue spalle, ok? Quindi il rientro della stanza, dell'ambiente, di tutto quello che c'è dietro, va sul microfono. Se io invece faccio il contrario, cioè do alle mie spalle una barriera, metto alle mie spalle una barriera, e risuona meno. Se poi io qua sopra mettessi anche il piumone di prima, farei una tenda, ecco che avrei risolto. Vuoi sapere come funziona? Te lo faccio vedere, aspetta. Ho usato una tecnica completamente diversa. Sì, perché l'arte di arrangiarsi è l'arte di arrangiarsi. Senti che c'è un sacco di rumore qui, vero? Te ne accorgi? Se ne accorgi subito. Io cosa ho fatto? Ho fatto una yurta. La tenda, guarda. Questi sono i vecchi abiti dismessi. Questo è l'armadio dove c'è la roba che non hai il coraggio di buttare via.
E se io vado sotto a quella yurta, tu sentirai immediatamente cambiare il suono, guarda. E io parlerò e racconterò delle cose mentre vado sotto alla yurta e entrando sotto la yurta non si sente più il rumore della stanza. Perché sul soffitto ho messo un cartone perché se mettevo la coperta si chiudevano le porte dell'armadio e quindi io rimanevo. Ma qui se ci metto un tavolino sono già molto più riparato, ok? Cioè il concetto non è di mettere lo shield dietro al microfono, cioè davanti a te e il microfono con quella specie di guscio davanti, che non serve un cacchio, non serve per fare queste cose quando sei in vacanza, hai capito? Non serve, assolutamente. Poi io esco dalla yurta e si sente che io sono uscito e sono in mare aperto. Il concetto è che dietro, cioè dalla parte tua interna del microfono, davanti a te, cioè il microfono è qui e io sono qui, deve essere riparato, perché è da qui che ritorna il suono, ok? È da qui, proprio qui, se becca tutti i suoni così, capito? Io torno dentro alla yurta e non si sente più il riflesso. Ecco che mi sono rimesso qui, solo che la yurta è bassa, io devo stare con le ginocchia piegate perché altrimenti la sfondo, perché sono troppo alto, so alto, sono un tallone, hai capito? E quindi stai qui e qui lo puoi fare. C'è ancora un po' d'ambiente, sicuramente c'è ancora dell'ambiente, perché di fianco a me ci sono 2 specchi, cioè non è che sia il massimo, sopra è un cartone, ma il concetto è quello. Magari non la fare di cartone perché poi vibra con il cartone e dopo il suono sa di cartone. Però il concetto è quello, hai capito? Vabbè. Dici, ma se uso un microfono a condensatore? Io no, a condensatore. Cazzo, cioè, vuoi proprio saperle tutte? Arrivo, prendo il microfono. Allora, la differenza che si sente subito è che con un microfono di questo genere hai un bel po' di rumorino di fondo. Ce n'è tanto perché un microfono non è condensatore, quindi, e poi è meno dettagliato. Ma dici, ma è importante? No, non necessariamente. Se ti porti dietro questo, un microfono così, poi ti fai la yurta e vai sotto alla yurta e cominci a parlare da sotto alla yurta, la differenza la senti? Io sento un suono però magari è un suono che è più trattabile, non lo so, sente meno l'ambiente. Effettivamente io posso stare vicino al microfono e pur stando vicino al microfono senti il voiceover d'estate dentro all'armadio con un cartone rubato messo sulla testa. È ridicola questa cosa, però è un micro ambiente di registrazione, questo è. E questo è un SM58 da 90 euro, una roba del genere, che te lo puoi anche portare dietro. Certo, ti serve anche la scheda audio, il cavetto, eccetera, quindi alla fine qualcosa ti serve. A me piace di più il roto qui sopra, adesso devo fare una cosa seria, ti faccio vedere. Allora, gira questo, abbassa, gira. Lo vedi questo? Guarda questo. No, te lo faccio vedere meglio. Qui di dietro c'è lo shield, la conchiglia, ok? Chiamiamolo così. C'è il foglio qui perché c'è lo scritto, il testo che devo leggere, ok, va bene. E qui c'è il microfono, che non è un microfono qualsiasi, però puoi metterci un microfono qualsiasi, però ho pensato di metterci un TLM102, è quello che stai sentendo, TLM102, collegata alla scheda di prima, che avevo già fatto una piccola recensione in un altro video, ma è una figata pazzesca. Cavolo, cioè sono collegato a un iPhone, ok? Quindi con il suo software. Qui in questo caso per il video, però puoi usarlo anche solo per l'audio. E posso abbassare anche un filo. No, non lo so se lo abbasso un filo, no, non lo so. C'è il mio antipop, quello che ho fatto fregando le calze a mia moglie, che funziona molto bene, antipop. Poppa, vedi che non poppa. Se tolgo via questo, un po' di... Sì, vabbè, fa qualcosa perché becca le retroriflessioni, sono quelle che, e dato che parliamo di riflessioni, io stavo riflettendo sulle riflessioni, allora in questo caso le retroriflessioni se le becca. Però c'è tutto l'ambiente alle mie spalle, quindi io devo comunque andare in un luogo che sia meno riverberoso. E dato che, sì, è sempre più difficile la cosa, prendo la scheda, prendo il treppiedi, il testo lo metto sotto l'ascella, quindi quando arriverò là farà un buon odore. Poi prendo tutto l'accrocchio, vedi come l'ho fatto? Guarda, e faccio una cosa professionale. Professionale, perché se tu stai lavorando fuori sede oppure sei nella tua cameretta, ti spaventare coniglietto, no? Si spaventa quando grido, quando faccio delle cose, capito? Io torno qui in questo luogo dove c'è un piccolo tavolino, ok? Metto giù la scheda,
Mettiamo giù questo e poi accendiamo le luci, se non si vede niente. C'è una luce qua sopra, se non sbaglio. Sì, c'è una luce qua sopra. È fantastico. A me la sedia. Ecco qua. Chiudiamo questo. E poi, anche se c'è l'ambiente alle mie spalle, in teoria dovrei andare dall'armadio. Il problema è che non ho un tavolino dall'armadio, dovrei andare a fare una crocchiola. Però qui il tavolino ce l'ho e il fatto di avere questa struttura di legno che mi consente di fare le cose, faccio le cose. Mi servono gli occhiali perché non ci vedo un cacchio, da vicino proprio. Sì, è l'età, lo so. Carina, c'è la luce sopra il mio coso che fa la luce sopra che mi... è bello. Sono quelle cose serie che... Allora, adesso io farò... Pronto, prova? Sì, funzioni? Sì, alla grande. Lo metto molto vicino. Se lo metto molto vicino l'ambiente si sentirà un po' meno, ok? E io farò uno spot. Faccio uno spot. E poi lo editerò. Cioè, praticamente la cosa che faccio qui adesso serve a fare in modo che io possa sentire in studio, quando tornerò in studio, come suona realmente, in una situazione reale. Cioè, mi commissionano l'editing di uno spot, io ricevo la voce e poi faccio lo spot. Vediamo. Questi sono i viaggi di zio Paolo. Esperimenti sul campo per visitare strani, nuovi speaker. Aspiranti doppiatori e geniali interpreti di audiolibri, professionisti del settore e amatori. In questo vasto universo di microfoni e testi, alla scoperta di nuove forme di riverbero delle stanze. Volevo provare a fare una cosa, però non ho una struttura, mi servirebbe una struttura, un treppiedi, qualcosa da Ce l'ho, lo stendino, caspita, non ci avevo pensato. Arrivo, aspetta, non ti muovere, eh. Lo stendino, beh, c'è... Mettiamo il piumone senza distruggere il lampadaria. Ecco qua. Alle mie spalle ho messo un piumone. Si può fare anche una cosa diversa? Sì, volendo si potrebbe fare un'operazione di questo genere, cioè lo metto dietro, tanto il piumone deve solo fare il lavoro lì. E poi mi faccio una piccola capannetta proprio sopra la testa, così, e ci sto sotto. Fantastico. Chiudo la porta, così abbiamo meno riflessi e meno rumori. Allora mi avvicino. Ho fatto una cosa così, si vede? Ok, ho usato uno stand di biancheria, l'ho messo alle mie spalle e io ci sono sotto lo stand di biancheria. Chiaramente io dovrò andarci con tutto il microfono, perché più il microfono sta sotto, adesso lo senti la differenza, ok? Si sente rispetto a prima. Allora, questo è lo spot, il microfono sta guardando lo stand di biancheria, io gli sto vicino. Questi sono i viaggi di zio Paolo, esperimenti sul campo per visitare strani nuovi speaker. Aspiranti doppiatori e geniali interpreti di audiolibri, professionisti del settore e amatori, in questo vasto universo di microfoni e testi, alla ricerca di nuove forme di riverbero delle stanze. Questi sono i viaggi di zio Paolo, esperimenti sul campo per visitare strani nuovi speaker. Aspiranti doppiatori e geniali interpreti di audiolibri, professionisti del settore e amatori, in questo vasto universo di microfoni e testi, alla scoperta di nuove forme di riverbero delle stanze. Lo vado a sentire in studio però, perché per quanto sia, quando sei in un ambiente ti sei abituato al suono dell'ambiente e non hai le idee molto chiare, non hai riferimenti, perché l'orecchio si abitua, è bastardo l'orecchio. È stato bellissimo, ora andiamo a fare i lavori seri. Allora io mi sono andato a sentire delle cose che ho fatto qui, per esempio. Qui cosa avevo? Il microfono condensatore. Tu sentirai immediatamente cambiare il suono, guarda. E io parlerò e racconterò delle cose mentre vado sotto alla yurta, e entrando sotto la yurta non si sente più il rumore della stanza. Perché sul soffitto ho messo un cartone perché se ne... Allora...
le ante dell'armadio sono sempre state la cosa migliore. Cioè, in effetti c'è un sacco di gente che ha usato questo trucco da tempi, perché sono le ante dell'armadio negli alberghi. Non tutti gli alberghi hanno le ante, perché ci sono degli alberghi che hanno lo scorrevole, ma non cambia poi più di tanto, nel senso che se tu riesci a costruirti un piccolo guscio dentro cui stare con le spalle, e alle tue spalle da roba morbida, quindi in questo caso degli abiti, e riesci a evitare che ci sia un riflesso anche dal soffitto, hai risolto molti problemi di riverberi. Quindi in vacanza trovati un armadio con le ante che si possono aprire, poi metterci da roba morbida, un cartone sopra, se poi sopra il cartone ci puoi mettere il piumone, può starci, capito? Ma già lì hai risolto un sacco di problemi. E differenza tra condensatore e dinamico, il problema è questo. Allora, il condensatore si porta a meno definizione di suono e molto spesso ha molto più rumore di fondo. A coperta si chiudevano le... Ok, questa. Beh, a un certo punto ho fatto la stessa prova, questa l'ho fatta qui, con... Ecco che, e da qui, proprio qui, si becca tutti i suoni così, capito? Io torno dentro alla yurta e non si sente più il riflesso. Ecco che mi sono rimesso qui, solo che la yurta è bassa, io devo stare con le ginocchia piegate perché altrimenti la sfondo. Se tu dovessi parlare con un livello molto forte, l'ambiente rischieresti comunque di sentirlo se non è trattata un po' tutta la stanza, nel senso che non hai messo dei pannelli qua e là proprio per evitare che il suono viaggi libero. Però se sei in un posto dove non puoi fare nient'altro che magari stare tra le ante di un armadio, allora a questo punto per una normale conversazione, per un voice over a livelli accettabili di conversazione, non hai problemi, perché chiaramente più è forte il suono della tua voce, più riverbero sentirai, quindi c'è un limite entro il quale stare. Se devi cantare probabilmente devi trattare l'ambiente un pochettino di più, perché la voce cantata magari o rappare, ogni volta che dai una botta, quella si sente. La differenza tra i due microfoni secondo me è notevole, nel senso che io preferisco il condensatore là dove possibile, come qualità del suono, però in fase di mix, in realtà, per uno spot o per qualsiasi altro genere di cosa che non sia la voce nuda, anche il microfono dinamico ti restituisce un suono abbastanza buono. Ora quello che stai sentendo è un microfono dinamico, stai sentendo il Q2U, che è questo, che ha circa 6 dB in più rispetto allo Shure SM58 che ho usato nei test, di guadagno, ha circa 6 dB in più. Significa che se la tua scheda audio ha poco gain, questo ti dà 6 dB in più. Altrimenti devi usare un cloud lifter per evitare che ci siano anche i frusci della scheda stessa. Io ho usato una scheda audio che probabilmente in questa sessione, che probabilmente lavora bene anche con i dinamici, ma avendo un DSP interno tratta il suono in un certo modo e funzionava molto bene. Ma la differenza comunque tra un dinamico e un condensatore si sentiva. Quindi come fare? Dunque, se hai un appartamento, io considererei questa ipotesi, intanto di usare un ragno se usi un microfono a condensatore, perché il microfono a condensatore, se tu lo metti in una stanza che ritieni sia la più silenziosa in assoluto e poi ti metti le cuffie, senti dei suoni che prima non sentivi. Perché il microfono a condensatore prende un sacco di suoni, anche la metro che si trova a 1 chilometro di distanza però è collegata col cemento e la roccia fino ai piedi della tua casetta, tu sei all'ultimo piano, il cemento è un veicolo per il suono fantastico e il suono ti arriva anche nella cameretta, non te ne accorgi mai, ma con un microfono a condensatore potresti tranquillamente sentirlo. Quindi quando fai la tua stanzetta dove metti i microfoni, o il microfono, di fatto cerca di farla isolata dal pavimento e dalle pareti dure. Si cerca di isolarla, cioè nel senso che si fa un doppio strato in modo che il suono che arriva per vibrazione in quel punto trovi materiale morbido e riesca a scaricarsi lì e non arrivi sul materiale su cui appoggi i piedi oppure sulla parete direttamente. Quindi si fa questo tipo di operazione. Ma questo è il rumore dell'ambiente. E il rumore dell'ambiente, in quel caso, ti può aiutare un microfono di questo tipo, cioè dinamico, perché è più sordo, ma non è sordo ai riverberi, come hai sentito. Cioè, le differenze di riverbero non si sentono, semplicemente è un suono peggiore, nel senso che questo microfono suona peggio rispetto a un condensatore,
non prende i rumori, ma in quella casa non ce ne sono di rumori, quindi non ne entravano, però prende tutti i riverberi. Quindi il riverbero, comunque vada, ovunque tu vada, devi in qualche modo eliminarlo. E questo è lo step successivo che dovresti fare poi anche all'interno del tuo box, se ti costruisci un box per il microfono, ed è metterci della roba morbida che spezzi l'ambiente, che faccia in modo che tutti i suoni che tu produci non rimbalzino continuamente e ritornino all'interno del microfono. E se sei in vacanze e devi farlo in quel modo, probabilmente, come hai sentito, dentro all'armadio, tutto chiuso in questo guscio, tu riesci a ottenere un risultato sicuramente migliore rispetto allo stare nella stanzetta con alle spalle tutto il resto della camera, quindi un ambiente molto grande. Dietro le tue spalle deve esserci poco spazio, allora in questo caso il microfono suonerà sicuramente meglio. E soprattutto se dietro le tue spalle, oltre ad esserci poco spazio, c'è anche della roba morbida che assorbe il suono. Ok, allora adesso non c'è più niente, perché prima io gli avevo messo anche 2 Teletronics che facevano un po' da gonfiavano il suono, un po' le lavoravano, avevo fatto un po' di cose. Adesso invece i microfoni sono completamente nudi come mamma li ha fatti. E quello che stai sentendo in questo momento, scusa intanto guardo su perché sto guardando quale apro e quale chiudo, è lo Shure SM58, che è in teoria gemello di questo microfono, che invece è il Samson Q2U. La differenza tra i due microfoni, in termini di suono, sì, c'è un po' di differenza, ma poca roba. È più che altro in termini tecnici, cioè questo qui, il Samson Q2U, ha anche una scheda audio interna, quindi può campionare fino a 48 kHz, credo, se non mi ricordo esattamente, te lo metto come riquadro, così lo vedi. E quindi di fatto puoi metterci la cuffietta e puoi metterci l'USB e usarlo senza alcuna scheda audio. E oltre ad avere comunque l'uscita Canon per poterla usare su una scheda audio normale, come sto facendo io in questo momento. Io l'ho semplicemente alimentato, cioè non ho alimentato i microfoni, li ho collegati e poi ho alzato il gain. In questo microfono servono 6 dB in meno per raggiungere lo stesso livello raggiunto invece da questo microfono che è lo Shure. A mio parere così suona meglio in termini di suono, mi piace di più lo Shure come suona, però lo Shure ha anche un sacco di roba in meno. Cioè, nel senso che non ha niente, c'è la capsula, c'è un trasformatore all'interno e di fatto questo è come fosse un SM7B, diciamo così, più o meno dovrebbe essere quello senza il trasformatore, con in più il tubo. Perché l'SM7B c'è il tubo, e allora gli metto il tubo anche qui, non è la stessa cosa, però è l'antipop di fatto che puoi usare, e lo puoi usare con qualsiasi scheda audio. No, io direi che non è esattamente qualsiasi scheda audio, perché il fatto che ci siano così pochi dB di gain potrebbe creare dei problemi alla tua scheda audio, che non riesce a fornire, adesso stai sentendo il Samson, che non riesce a fornire abbastanza gain alla scheda, quindi la scheda dovrebbe andare a tutto gas e produce un po' di fruscio. Se hai delle schede audio normali, USB, le standard, di fatto creano questo piccolo problema. Quindi gli si aggiunge normalmente un cloud lifter, che è una roba di questo genere e aumenta di circa 20-25 dB il gain del microfono, consentendoti di usarlo su una scheda normale, però richiede il 48 volt. E questo lo trasforma in un microfono a condensatore? No, assolutamente affatto, resta sempre lo stesso microfono, e solo che cala il rumore dell'attrezzatura elettronica a cui lo colleghi. Torno un attimo invece sull'altro microfono, che sarebbe praticamente questo, lo Shure, per dirti che lo Shure è anche più leggero e maneggevole, leggero e maneggevole, per dirti anche che questo microfono è anche più leggero e maneggevole. Sì, alla fine le differenze tra i due microfoni sono queste, e anche in termini di costi, perché con il Samson ti porti a casa anche una scheda audio, di fatto adesso stai sentendo lo Shure, e invece con lo Shure hai solo il microfono, che è quello, e buonanotte. Fanno rumore? Sì, si portano dietro un bel po' di rumore di fondo. Ce l'hanno. Si può togliere? Sì. Se sai che cosa fare, se non sai che cosa fare, lascialo fare a chi lo sa fare, nel senso che gli dai il file e poi quello si arrangia. Cerca di stare
lontano dalla capsula, perché sì, è bello andare così vicino, però a un certo punto il suono diventa di merda, perché non te ne accorgi tu. Colpisci la capsula e gli sputazzi sopra. Non va bene, dovresti stargli a una certa distanza, anche se vuoi stargli molto vicino puoi farlo, ma dovresti evitare. No, in realtà no, se fai un voice over proprio non puoi farlo, devi stare a una certa distanza, un minimo. Puoi mettere il naso su questa capsula e parlare, cioè su questo antipop, e parlare direttamente così. Il suono non è il massimo di questi microfoni. Lo so, anche qui faccio la stessa cosa, guarda, stessa identica cosa. Cioè, se io mi avvicino molto alla capsula di questo microfono, senti che rimbomba, è una cosa strana, quindi devi stargli con un minimo di distanza. Per un voiceover lo devi tenere. Puoi fare questa cosa, stargli vicino, ma non troppo, oppure spingi di più e ti avvicini un pochettino di più, però eviti di colpire con le pulsive la capsula. Questa è la differenza di suono. Anche qui andiamo più dentro, la teniamo a metà strada, lo mettiamo e vediamo un attimo come. E questo invece è l'altro microfono, quello lo Shure, l'SM58. A me piace di più l'SM58, però mi rendo conto che in viaggio potrebbe essere veramente molto più comodo il Q2U in termini di quantità di roba che ti offre come suono. Ok, vabbè. Sì, sicuro che non vuoi una birra. Ti basta il caricabatteria. Strano tipo che sei, però. Americano, vero? Ah, no, non sei americano. Da dove vieni tu? Papà americano? E che ti ha fatto invece cos'è? Vietnamita? Wow! Vietnam. Si deve mangiare bene in Vietnam. Anche la birra deve essere buona. Gli americani dicevano che era una bomba il Vietnam.